Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di accessori per fotografia e videomaking e nello specifico parliamo di lui, il classico accessorio che tutti hanno, che comunque dovrebbero avere in ogni sessione sia in studio che all'aperto. Ovviamente mi riferisco al classico treppiedi o cavalletto che dir si voglia, e quindi mettiamoci comodi e godiamoci il vero protagonista di questo video, ovvero lui, signori, il Kenfate TM2515T, nome impronunciabile. Andiamo! Argomento del giorno quindi treppiede, il classico accessorio a cui tutti pensano subito dopo aver acquistato una fotocamera, e quindi partiamo con l'unboxing. Nel frattempo, come molti di voi già sapranno, ne esistono in commercio diversi tipi con delle qualità differenti e ovviamente anche dei prezzi differenti. Questo Kenfate, il TM2515T, che è quello che ho scelto io, fa della modularità la sua parola d'ordine, è una delle sue caratteristiche principali. Adesso andiamo a scoprire perché. Partiamo subito con questo unboxing. Come vedete vi arriva ovviamente in una confezione che non ho qui adesso con me, di cartone, che racchiude questa borsettina, se vogliamo abbastanza elegantina, anche comoda, devo dire, ben fatta, con una cerniera che va a chiudere. All'interno troviamo anche la tracolla con dei moschettoni ben fatti, eccoli qua, provo a farvelo vedere in primo piano, che si agganciano a questi due anellini che sono posizionati nella parte bassa della borsa, e poi istruzioni e una piccola chiave a brugola che serve per stringere eventualmente le viti delle gambe laddove un giorno dovessero un po' allentarsi. Quindi confezione abbastanza minimale ma comunque simpatica e completa. E poi all'interno appunto troviamo lui. Quello che mi è piaciuto è la cura che questa azienda mette nel packaging, perché comunque, come vedete, la testa è protetta da una sorta di cappuccio sintetico, ma che comunque fa il suo lavoro, e vi faccio vedere come si apre. 1, 2 e 3. Avete sentito questi click? Vi faccio vedere, vediamo se a favore di camera si riesce a capire. Ci sono 3 posizioni, questa è la prima. Adesso abbassiamo la colonnina, io mi nascondo dietro la testa e voilà. Eccolo qui, signori, in tutto il suo splendore. Vediamo un po' di abbassarlo, così magari mi vedo un po' anch'io e vi spiego bene. E voilà, abbastanza solido e robusto. Eccolo qui, lo mettiamo un attimino qui a fianco a me. Perché ho scelto lui? Come vi dicevo, la modularità, una delle sue caratteristiche principali. Vi faccio adesso vedere il perché nei dettagli, ma soprattutto l'ho scelto perché già dai video che avevo visto e dalle varie recensioni mi dava quel senso di solidità e di robustezza che purtroppo non avevo nel treppiedi che ho utilizzato fino a prima, appunto, che mi venisse inviato questo. Altra cosa che amo è la combinazione di colori. Se avete visto il mio primo video unboxing del 2022 ve ne ho parlato, vi ho dato un'anteprima di questo bellissimo treppiede e ve lo lascio qui linkato magari in descrizione se ve lo siete perso, per andare a dare una sbirciatina. E vi avevo appunto detto che la combinazione di colori nero e arancione satinato è veramente quella che io adoro e che preferisco. Detto ciò, avevo riscontrato nei video precedenti alcuni lati negativi di questo treppiede, a dire ovviamente dagli altri colleghi youtuber e recensori che hanno appunto recensito prima di me questo treppiedi, e tutti si lamentavano della testa, della parte, diciamo, della placchetta che va applicata al di sotto della vostra fotocamera, che era l'unico pezzo in realtà che era fatto di plastica. A fronte ovviamente di una lega di alluminio, di tutto il resto del corpo del treppiedi. Questo era, diciamo, il tallone di Achille e il problema, diciamo, di questo bellissimo cavalletto. Ad oggi devo dire che Kenfate ha fatto
assolutamente un upgrade, e quindi anche questa, la placchetta che va posizionata sotto la fotocamera, è diventata di alluminio. Fra l'altro comodissima, c'ha una vite di facile, diciamo, inserimento al di sotto, con questa parte che si alza, che facilita appunto l'avvitamento al di sotto della fotocamera. E quindi, che dire, questo è lui presentato così per come lo vediamo all'apertura. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio perché vi ho parlato di modularità. Ma vediamo un attimo quelle che sono le caratteristiche tecniche di questo splendido prodotto, dal peso di circa 1,7 kg, quindi una bella maneggevolezza e tanta trasportabilità, molto leggero, non è assolutamente pesante da portare all'interno del vostro zaino. Per quanto riguarda le dimensioni, da chiuso misura all'incirca 43 cm, mentre invece da aperto arriva all'incirca a 1,70 m, con la colonna centrale totalmente estesa. Un design esclusivo con una piastra a sgancio rapido, una testa fluida rotante a 360 gradi con una rotazione orizzontale anch'essa completa di 360, e come abbiamo visto la possibilità di inclinare a 90 gradi una parte della colonna centrale, quindi totalmente ideale per gli amanti della fotografia macro e dei paesaggi. Molto robusto e resistente, la casa Kenfate ci dà una capacità di carico dichiarata di circa 10 kg, ma io consiglio comunque di non andare al di sopra dei 3,5 kg-4 kg, che già per un comparto fotografico, quindi fotocamera più obiettivo completo e magari un microfono esterno o una luce abbinata al vostro setup, sono più che sufficienti. E dopo questo breve focus su quelle che sono appunto le caratteristiche tecniche, andiamo a vedere un po' come funziona. Le gambe sono dotate di 4 sezioni che si allungano attraverso questi pomelli che si girano in senso antiorario per aprirsi e si richiudono abbastanza velocemente in senso orario. Considerate all'incirca un minuto fra il prenderlo nello zaino e estendere tutte e 3 le gambe ed essere pronti a registrare o scattare le vostre fotografie. Adesso lo facciamo così abbastanza velocemente, quindi come vedete è un'operazione abbastanza semplice. Abbiamo parlato di modularità. Perché modulare? Una delle prime caratteristiche importanti è che una delle gambe può staccarsi dal resto del corpo e diventare un monopiede, quindi abbiamo già 2 prodotti in uno. Al monopiede si può tranquillamente, un attimo che lo facciamo qui in diretta, si può agganciare la colonna centrale per essere esteso ulteriormente. In questo momento io sono seduto e ho allargato, ho esteso 3 sezioni appunto del monopiede, ma il monopiede già di per sé può andare ancora più in alto di una trentina di centimetri, e poi, come vi dicevo, si svita la vite sottostante la colonna centrale. Adesso un attimino pian piano lo facciamo insieme perché la vite è anche abbastanza lunga. Eccola qui, allentiamo la colonna centrale, lei esce, questo pian piano lo posiamo qui e si avvita al monopiede, ecco fatto, e voilà, e abbiamo un monopiede pronto a scattare. Quindi qui la prima delle caratteristiche appunto della modularità di questo splendido prodotto. Rimettiamo tutto al suo posto e vi faccio vedere un'altra caratteristica che mi ha fatto propendere appunto per lui rispetto ad un altro treppiede, che è quella dell'esigenza che avevo io di poter realizzare delle riprese dall'alto per dei b-roll e la presentazione di determinati oggetti per i prossimi video da portare sempre qui sul canale. Come vedete la colonna centrale si allunga e voilà, si inclina di 90 gradi. Questo consente ovviamente di mettere la macchina fotografica a 360 gradi e quindi di posizionarla nel modo migliore, nella posizione migliore per realizzare delle riprese anche dall'alto verso il basso. E sì, devo dire che questa è stata probabilmente la caratteristica principale che mi ha fatto propendere per lui. Rimettiamo tutto al suo posto. Nel frattempo ti dico anche che una volta estratta la colonna
centrale dal corpo del treppiedi, la colonna può essere montata anche sottosopra a testa in giù, con la possibilità di realizzare degli scatti davvero particolari e davvero fighi da un'altezza praticamente attaccata al terreno. E questo ovviamente soprattutto per chi fa fotografie macro è quella funzione in più che appunto fa proprio della modularità una delle caratteristiche principali di questo treppiedi abbastanza completo e che arriva a soddisfare le esigenze anche di diversi tipi di fotografi. Bene, veniamo a questo punto a quelle che sono le mie conclusioni. Per la fascia di prezzo dove si colloca questo treppiedi della Kenfate, quindi intorno alle 100 euro, io mi sento assolutamente di consigliarvelo. L'azienda ha risolto il problema della piastra della testa fluida in plastica, adesso realizzandola in metallo come tutto il resto del corpo del treppiedi, ma soprattutto diciamo che proprio per la sua modularità, come vi ho già detto più volte, mi sento assolutamente di consigliarvelo, perché in un unico prodotto avete un treppiedi, un monopiedi estendibile che passa da 45 cm totalmente chiuso a 1,30 m totalmente esteso, e poi se aggiungiamo addirittura anche tutta la colonna centrale in estensione arriviamo anche a 1,76 m. Quindi assolutamente mi sento di promuovere questo prodotto, soprattutto per questa splendida caratteristica, che è quella comunque che farà contenti sia videomaker che hanno intenzione di realizzare delle riprese dall'alto. Questa era una per esempio delle mie esigenze, sia anche gli amanti di fotografie paesaggistiche e di fotografie macro, perché come ti ho già fatto vedere prima, invertendo la colonna centrale si riesce ad arrivare assolutamente anche a livello del terreno e realizzare delle fotografie macro che sono davvero davvero spettacolari. Detto questo, io penso che per oggi sia assolutamente tutto, può bastare, quindi vi libero, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, di condividere questo video con tutti i vostri amici, cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdere i prossimi video e magari seguirmi pure su Instagram, che è l'altro social dove sono abbastanza attivo. Detto questo, ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video e come sempre vi voglio bene, vi voglio salute. Ciao da Marco, ci vediamo alla prossima.